Allora, Leo, adesso cerchiamo la ricetta su YouTube. Ecco, questo tutorial va benissimo. Buongiorno e benvenuti sul mio canale YouTube. Oggi facciamo l'apple pie, la famosa torta di mele americana. Perfetto, sono pronto. Prima cosa, lavare bene le mele. Lavo le mele. Capito? Ecco. E ora? Ora dobbiamo pelare le mele. Sì, signora, pelo le mele. Fatto. Leo, cosa vuoi? Ah, vuoi aiutare? Va bene, prendi la farina. Sì, quel pacco bianco. Oh no, Leo, che disastro. Lo so, tu vuoi solo aiutare. Guarda, c'è ancora un po' di farina. Dai, prepariamo la pasta. E dopo tanto lavoro, Uff, che fatica. Ma che soddisfazione. Guarda, Leo, è una torta da campioni. Non toccare, Leo, la torta è ancora cruda. Il forno è già caldo. Ecco, fatto. Adesso la torta deve cuocere 45 minuti. Sì, c'è tempo. Io sono stanchissimo. E tu, Leo? Anche tu sei stanco? Sì? Andiamo a fare un pisolino? Dai, andiamo. fare un pisolino significa dormire un pochino durante il giorno. Posso anche dire fare un sonnellino. Fare un pisolino. To take a nap. Sleeping for a short while during the day. I can also say fare un sonnellino. To take a snooze. Bob, sono io. Apri, per favore. Ho le lasagne in mano. Uffa! Bob, ho fatto le lasagne. Ma dove sei? Ah, sei qui. Bob, cosa fai? Dormi. Ma cosa? Sara? Come puoi dormire adesso? Solo un pisolino. Sono stanco. Un pisolino? Bob, Mike arriva alle 7, tra 30 minuti. Ma abbiamo un sacco di tempo. Tempo? Io devo ancora fare la doccia. Sara è calma? No, Sara è nervosa. Bob è calmo? Sì, Bob è molto calmo. Sara si asciuga i capelli. La torta cuoce nel forno. Bob stira la maglietta. Ops! Troppe cose insieme. È andata via la luce. Oops, too many things at once. And the power's gone. In Italia, molte case hanno un limite di corrente. Se superi il limite, va via la luce. Devi spegnere qualcosa e poi riattaccare il contatore. In Italy, many homes have a limited amount of electricity. Go over that limit and the power trips. You have to turn something off and reset the breaker.
Uff, sono già le 7:05. Oh, chi è? Bob, sei tu? Ma chi sei? Ciao, il campanello non funziona. Piacere, sono Mike, l'amico di Bob. Ah, piacere, io sono Sara, sono la cugina di Bob. Sara, grazie per l'invito. Io adoro le lasagne. Grazie, ma aspetta a fare i complimenti. Se non torna la luce, niente lasagne. È vero, è tutto buio. Dov'è Bob? È in cantina a controllare il contatore. Ah, capisco. Posso entrare? Sì, scusa, entra pure. Ecco il salotto. Siediti sul divano. Se lo trovi. Non si vede niente. Aia! Che male! Ho visto le stelle! Oh, povero Mike. Ecco, finalmente è tornata la luce. Aia! Si dice quando ci facciamo male. Aia, ho visto le stelle! Significa farsi molto male. Si usa solo per il dolore fisico. Aia is something Italians say when they feel pain. Ow, I saw stars. It is similar in English and it means to get hurt, strong physical pain. Racconta, Mike, come ti trovi in Italia? Come mi trovo? Ah sì, questa la so. Me l'ha spiegato Bea in questo video. In Italia mi trovo benissimo. La gente è simpatica, si mangia alla grande. Sara, non senti? C'è odore di fumo. Oh, ciao Bob. La mia torta, la mia torta! Oh mamma, la mia torta! Ma forse non tutto è perduto. Bah, vediamo. Aia, è calda. Ecco qua. Forse è un po' scura? Ma no, Bob, non è bruciata, è ben cotta. E il profumo è incredibile. Sembra la torta di mia nonna in America. Davvero, meno male. Questa torta è stata una grande avventura. Vi siete divertiti stasera? Spero di sì. Se volete scoprire il nostro ingrediente segreto per imparare l'italiano e ricevere materiali speciali, c'è una novità per voi. Guardate cosa bolle in pentola e cliccate proprio qui. Ciao a tutti!